Bentornati amici sul mio canale, io sono Rita e questo è il canale L'Arte del Fatto a Mano, un canale di tutorial uncinetto gratuiti per tutte le esigenze. Troverete un'infinità di modelli di ogni genere. Io vi chiedo gentilmente intanto vi ringrazio che state guardando il mio tutorial e se per caso vi è piaciuto, vi piacerà, potete iscrivervi al mio canale e cliccando sulla campanella su tutte vi arriveranno sempre le notifiche di avvenuta pubblicazione di nuovi video che io continuerò naturalmente a programmare. Allora, il lavoro di oggi è uno scialle. Oggi andiamo a fare uno scialle che è meraviglioso e non è neanche difficile da realizzare. È uno scialle di 4 giri che si ripetono in una lavorazione automatica che appunto adesso io vi farò vedere. Lo scialle si svilupperà automaticamente, quindi non spaventatevi se vedete magari la lavorazione così dalla foto, ma è veramente uno scialle semplicissimo da realizzare. In più lo iniziamo nel centro e lo finiamo, quindi non ci sono rifiniture aggiuntive. Si parte vedete, da questo punto e si finisce, perché nell'ultimo giro, vedete qua, questo è l'ultimo giro, andremo a fare proprio un giro di finitura inserito subito nell'ultimo giro senza dover fare aggiunte. Quindi serve solo un uncinetto del 4. Avete una cake in casa in lana, in acrilico, in lana Lures, in cotone, misto cotone Lures. Importante che sia di 1000 metri, circa 250, 280, 300 grammi, in modo che ne abbiate sufficienza per fare questo scialle e che sia compatibile con un uncinetto 3,5, 4. Ora vi faccio vedere delle tipologie di cake. Io ho usato una cake che dà un risultato meraviglioso, è bellissima, però ho avuto delle difficoltà perché era un filato non ritorto, quindi il filato non ritorto in più il Lures non ritorto, facendo dei punti rilievo davanti, dei punti in rilievo dietro, mi ha dato un po' di difficoltà, cioè insomma ci vuole un po' di pazienza. In più sapete che comunque il filo ritorto è sempre un pochettino insomma fastidioso da lavorare, però il risultato è ottimo. Io vi metterò lo stesso il link nel box informazione sotto il video, però vi ho avvisato che lavorando un filo ritorto appunto andrete incontro a un po' insomma dovete avere un po' di pazienza. Eventualmente ve l'ho detto, avete una cake con quelle caratteristiche che vi ho detto, volete provare a fare questo scialle, vedrete che il risultato è stupefacente, è veramente una cosa meravigliosa. Io ho trovato il punto su internet e poi ho ideato insomma di finirlo in questo modo, vedete. Allora vi faccio vedere alcune tipologie di cake che io ho in casa che potrebbero andare bene. Sono tutte alcune sono in angolo, alcune in misto cotone, alcune in cotone, alcune in misto lana, alcune in acrilico. Allora questa qui, vedete, vi faccio vedere due della stessa tipologia per farvi vedere il tenue e i colori forti. Per esempio questi qua sono del sito che penso che conoscete, Hobby, vedete, e sono le Twister. Questi sono aspetta, scusate, ma non mi ricordo, penso che sia un misto cotone, vediamo, ecco qua, 50 cotone e 50 acrilico, come quasi la maggior parte, diciamo, delle cake esistenti in commercio. Quindi una cake reperibile sia in negozio che sul sito online senza nessuna difficoltà. Vedete, queste sono due tipologie e sono molto belle. Poi abbiamo la famosissima Flower, vedete, di Arnart, anche questa è la stessa tipologia, 50 cotone, 50 acrilico, sempre 1000 metri, sempre 250 grammi. Beh, adesso io, vedete,
Vi faccio vedere un'altra tonalità per farvi vedere anche, diciamo, un altro colore un pochettino più sgargiante direi, non un pochettino, ed è la Flower, vedete. Si può realizzare anche tranquillamente, vedete, con un mohair. Questo è un mohair che è una cake che ho in casa, si chiama Mohair Dream della Schakenmayer, quindi insomma una garanzia. Qui non so se con una ne avete abbastanza perché sono 150 grammi, 800 metri. Magari vi potete fermare un pochettino prima perché comunque questo scialle è molto ampio, e anche questa, dato che ha il pelucchino, è un po' pelosetta, potete usarla sempre, penso, con il numero 3,5 4. Adesso andiamo a vedere, ma comunque sono solo delle tipologie che vi faccio vedere. L'importante è avete una cake in casa, provate a fare questo scialle. Un'altra cake che va benissimo è la versione con lurex della Yarnart, che è la Flower, vedete, Moonlight. Adesso vi faccio vedere una tipologia. Anche questa secondo me viene una favola, perché vedete avevo fatto un campioncino per fare un tutorial tempo fa ed è veramente bella, veramente morbida. Anche questa può andare bene con il lurex. E poi passiamo alle cake della famiglia della casa Stanley. Anche queste qua ce ne sono. Allora, se volete entrare vi metterò anche il link nel box informazioni sul sito di Pleta BG, che è della Bulgaria. Ci sono è il paradiso delle cake. Ci sono un'infinità di cake che se entrate a vedere non saprete più neanche che colore acquistare. È un sito che viene dalla Bulgaria e le spese a disposizione sono veramente contenute. Allora vi faccio vedere delle tipologie. Qua abbiamo una vegan cake, è leggermente più sottile, qui serve penso il 3, non l'ho ancora provata, ma è più, infatti la metratura è maggiore, infatti sono 250 metri, 50 grammi, 1200 metri, qui servirà l'uncinetto numero 3, però vi dico che questo scialle non c'è nessun problema, perché voi partite con qualsiasi filato, qualsiasi uncinetto, non più comunque del 4, perché sennò risulta troppo traforato, e quando siete arrivati alla vostra misura ideale vi fermate al motivo e fate il vostro bordo. Quindi qua abbiamo per esempio un filato più sottile, una tonalità molto etnica, molto colorata, ed è la vegan cake, sempre della famiglia della Stanley. Abbiamo la famosissima per me, perché l'adoro, la Candy. Questa è una cake che ce ne sono quasi 100 colorazioni sul sito, sono 96, 94 se non ricordo. Questa è anche questa una tipologia molto colorata, è un filato bellissimo da lavorare, abbastanza ritorto, è ritorto, vedete, e con una cake ci sono insomma delle sfumature veramente fantastiche. E vi faccio vedere la chicca, perché per me è bellissimo. Vedete questa, anche questa è della famiglia, guardate, non so se si vedrà il lurex, è della famiglia sempre Stanley, non ricordo il nome, ho perso l'etichetta, ma se andate a vedere appunto sul sito nella sezione delle torte troverete sicuramente. Adesso non ricordo se è una soufflé cotton lurex, non mi ricordo. E anche questa è veramente stupenda, va lavorata anche questa qui con un uncinetto un pochettino più sottile, ma come vi ho detto non c'è nessuna difficoltà per realizzare e sviluppare questo scialle. Bene, adesso inizieremo scusate le mie tante parole, ma preferisco spiegarvi bene all'inizio, in modo che poi vi risulti più efficace e facile la lavorazione. Allora andremo a lavorare lo scialle dal centro. Questo è il bordo che va appunto intorno al collo, vedete che è rifinito con dei punti puff, quindi è già rifinito senza fare ulteriori rifiniture. Avremo una linea di punti puff orizzontale e una linea di punti puff verticale, dove si svilupperanno gli aumenti per dare appunto la punta, vedete, allo scialle. Bene, noi possiamo iniziare ora il nostro tutorial. Allora, per il nostro tutorial andremo ad usare un filato tinta unita, così vedremo anche
come risulta lavorando la tinta unita, perché comunque secondo me anche in tinta unita questo qua è uno scialle stupendo. Io sto usando un baby cotton summer, non mi ricordo, summer baby non mi ricordo scusate, questo è un filato della Asian, morbidissimo, è un filato baby, mi ricordo, ma non mi ricordo tutti i nomi che ho in casa. Anche questo si lavora col 3,5 4 e andremo a provare a fare questo scialle con il tinta unita. Sono indicate anche le varie angore, quelle che hanno circa la metratura di 500 metri su 100 grammi, perché comunque sapete che l'angora, avendo il pelo, è pelosetta, quindi anche se il filato è più sottile, però insomma rende da volume. Quindi le varie angore della Lise, conoscete la Lise Angora Gold, Angora Reale 40, ci sono anche quelle sfumate, batik e così via. Quindi quello che avete in casa, vedete che troverete qualcosa per adattarlo a questo scialle. Allora iniziamo facendo il nostro nodo d'inizio, uncinetto del 4, 3,5 4, io sto usando il 4, andiamo a fare 6 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6. Mi vado a chiudere come facendo un centrino, quindi ad anello mi vado a chiudere nella prima catenella lavorata con una mezza, vedete, maglia bassa. Ora ci alziamo con 3 catenelle e iniziamo a fare dei punti puff all'interno del cerchio. 3 catenelle, carico il filo, entro nel cerchietto, mi allungo con una, carico il filo, entro nel cerchietto, mi allungo con 2, carico il filo, entro nel cerchietto, mi allungo con 3, chiudo le maglie, vedete tutte le maglie, e chiudo le ultime 2 catenelle. Quindi noi andremo a fare questo scialle con i punti puff di 3 gettati, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, di nuovo un punto puff, andremo a fare nel cerchietto 6 punti puff divisi da 2 catenelle. Quindi adesso andiamo avanti insieme, vedete, facciamo il secondo punto puff, 1 2 3, chiudo prima con un gettato tutte queste asole lunghe e poi chiudo le 2 catenelle, 2 catenelle di separazione e così via. Andiamo avanti, adesso ne facciamo un altro insieme. Carico il filo, vedete, allungo 1, carico, allungo 2, carico e allungo 3. Nella lavorazione di questo scialle state morbidi e l'effetto sarà stupefacente, perché si gonfierà di più lo scialle e la lavorazione. Ecco, vedete, 2 catenelle e facciamo un totale di 6 punti puff. Ecco, questo è quello che risulta, che si forma facendo i 6, 1 2 3 4 5 6 divisi da 2 catenelle, e questo è il centro del nostro scialle. Giriamo il nostro lavoro, iniziamo il secondo giro. Tutti i giri che andremo a fare di questo scialle inizieranno e finiranno con dei punti puff e un altro, vedete, ce ne sarà sul centro. Adesso quindi andiamo a fare il punto puff, entriamo, vedete, nel primo foro, nel primo archetto che troviamo e usciamo con una maglia bassa, vedete, 2 catenelle di separazione, carico il filo, entro in questo archetto e vado a fare un punto puff, 1 2 e 3, lo vado a chiudere, 1 e 2, vedete come prima, una catenella di separazione, secondo punto puff nello stesso archetto. Diamo un po' il filo, quindi carico il filo, entro nell'archetto, esco con un gettato, secondo gettato, terzo gettato, ecco, chiudiamo, una catenella di separazione, carico il filo, nell'arco successivo vado a fare 5 maglie alte nello stesso punto, nello stesso arco, quindi 1 2 3
4 e 5. Una catenella di separazione. Siamo nel terzo archetto ed è quello centrale dello scialle, quindi andiamo a sviluppare ancora i 2 punti puff. Carico il filo, entro nell'arco e vado a fare i miei 3 gettati. 2, 3, chiudo, una catenella di separazione, secondo punto puff nell'arco, carico 1, carico 2, carico terza asola, chiudo tutto le asole e chiudo la catenella, e questo è il centro. Ora torniamo indietro lavorando nello stesso modo, quindi una catenella, carico il filo, prossimo arco che incontrate andate a fare 5 maglie alte all'interno dell'arco, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Una catenella di separazione. Siamo nell'ultimo arco, andiamo a fare lo stesso punto puff che abbiamo fatto all'inizio. Prendiamo un po' di filo, sto gomito non mi fa arrabbiare. Allora, carico il filo, entro nell'ultimo arco che incontro e vado a fare il punto puff, quindi 1, 2 e 3. Chiudo le asole, chiudo le 2 catenelle, una catenella di separazione, carico il filo e di nuovo secondo punto puff nello stesso arco, 2, che è l'ultimo arco. Ecco qua, e questo è il primo giro. Vediamo qua il secondo giro, scusate. Giriamo il nostro lavoro e proseguiamo lo scialle. Allora, siamo all'inizio, quindi proseguiamo col punto puff. Entro nel primo arco, chiudo con una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo, primo punto puff, un'asola, carico, seconda asola, carico, terza asola, chiudiamo le asole, chiudiamo le catenelle, una catenella di separazione, secondo punto puff nello stesso arco, quindi 1, carico 2, carico 3, chiudiamo le asole, chiudiamo le catenelle, una catenella di separazione. Ora iniziamo a lavorare il punto in rilievo. Allora, carico il filo, vado a lavorare, vedete, sulle 5 maglie alte che abbiamo lavorato nel giro precedente. Il punto rilievo, per chi non lo conosce, è lavorato abbracciando, vedete, la maglia, cioè non andiamo dentro, vedete, così nella maglia alta, ma entriamo tra il punto puff nel caso della prima e tra una maglia e l'altra, in questo modo, e usciamo e facciamo la nostra maglia alta normale. Nella prima maglia alta sottostante delle 5 rientriamo la seconda volta e facciamo 2 punti in rilievo nella stessa maglia, vedete, e facciamo 2, quindi un'altra maglia alta. La stessa cosa la faccio sulla seconda delle 5, quindi entro tra una maglia e l'altra, esco e faccio la mia maglia alta normale. Ne faccio un'altra anche qua, quindi rientro nella stessa maglia ed esco e faccio la mia maglia in rilievo. Sulla terza delle 5 invece ne andiamo a fare una sola, quindi carico il filo, abbraccio la mia maglia terza e ne faccio una sola. E nelle altre 2 invece vado a fare 2 come le prime 2, quindi carico il filo, abbraccio la mia quarta maglia, faccio la maglia in rilievo alta, carico il filo, faccio un'altra maglia in rilievo nella quarta
ora vado a fare le ultime 2 sulla quinta. Carico il filo, braccio la quinta, maglia alta, carico il filo, braccio la quinta, maglia alta. Quindi le 5 maglie alte del giro sottostante le andiamo a lavorare in questo modo: 2 in rilievo sulla prima, 2 in rilievo sulla seconda, una solamente in rilievo sulla terza, 2 in rilievo sulla quarta, 2 in rilievo sulla quinta, per un totale di 2, 4, 5, 7, 9 maglie alte. Proseguiamo. Una catenella di separazione, siamo sul centro, andiamo a fare la nostra sequenza di punti puff centrali. Quindi carico il filo, entro vedete, nell'archetto tra i punti puff e faccio la mia lavorazione a punti puff. Quindi 1, 2, 3, chiudo le asole, chiudo le catenelle, una catenella, secondo punto puff nello stesso arco, 1, 2, 3, chiudo le asole, chiudo le 2 catenelle. Ora torniamo indietro dall'altra parte, perché sapete che lo scialle si lavorano 2 parti uguali. Quindi una catenella, vado a lavorare la stessa cosa che ho lavorato qui sulle 5 maglie alte sottostanti. Quindi vedete, facciamo 2 maglie a rilievo sulla prima, 2 maglie alte a rilievo, 1 e 2, 2 maglie a rilievo sulla seconda, una, 2, una maglia a rilievo sulla terza sottostante, una maglia, 2 maglie a rilievo sulla quarta, una e 2, 2 maglie a rilievo sulla quinta, una e 2, una catenella di separazione. Siamo alla fine, vedete, dall'altro lato andiamo a fare nel punto puff all'interno dell'archetto la stessa lavorazione. Quindi carico il filo, esco con 3 asole, 1, 2, 3, chiudo le asole, chiudo le catenelle, una catenella di separazione, secondo punto puff nell'arco, 1, 2, 3, chiudo le asole, chiudo le catenelle. Allora, quindi ora, quando saremo all'inizio e alla fine, non vi farò più vedere la lavorazione perché è sempre la stessa, quindi vi dovete, vedete, allungare, e nel centro anche. Ora giriamo il nostro lavoro e andiamo avanti con il quarto giro, che è, vedete, è l'ultimo, poi si riparte, quindi non è così difficile come lavorazione. Adesso ve lo faccio vedere lo stesso. Vedete, siamo all'inizio, entriamo nel punto puff, chiudiamo con una maglia bassa, 2 catenelle, primo punto puff, 1, 2, 3, una catenella di separazione, secondo punto puff nell'arco, 1, 2, 3, una catenella di separazione. Ora andiamo a lavorare con il punto in rilievo però preso dietro, perché quando noi andremo a girare il nostro lavoro risulterà il nostro, io li ho chiamati ali d'angelo, tutta in rilievo davanti. Ora vedete, siamo sul rovescio,
e torniamo indietro. È uno scialle che comunque, se lo preferite, si può usare anche cioè è praticamente double face, si può usare anche in rilievo, anche indossato con il rilievo, quindi sulla parte diciamo dietro, però è bello anche quello. Allora carichiamo il filo, vedete, queste andiamo adesso a lavorare una maglia in rilievo dietro su queste 9 maglie in rilievo che abbiamo lavorato nel giro precedente, divise da una catenella. Allora, per prendere la maglia in rilievo si fa all'opposto di prima, quindi mentre prima ho abbracciato la maglia in questo senso, ora la prendiamo da dietro e la abbracciamo nel senso, vedete, opposto. Andiamo a fare una maglia alta e una catenella di separazione. Carico il filo, seconda, entriamo da dietro, abbracciamo la maglia, seconda. Se lo dico per chi non ha mai lavorato il punto rilievo, una catenella, terza, vedete, una catenella, quarta maglia, una catenella, quinta maglia, una catenella, sesta maglia, una catenella, settima maglia, una catenella, ottava maglia, una catenella e nona maglia. Siamo sul centro dello scialle, quindi una catenella, andiamo a lavorare la nostra riga di punti puff, vedete, carichiamo il filo, entriamo all'interno dei due punti puff e facciamo il nostro primo punto puff, quindi 1, 2 e 3, chiudiamo le asole, chiudiamo le 2 catenelle con 2 gettati, una catenella di separazione, di nuovo secondo punto puff, 1, 2, 3. Ora torniamo indietro dall'altra parte, quindi una catenella, andiamo a fare sulle 9 maglie alte del giro sottostante la stessa lavorazione, quindi carico il filo, prendo la prima maglia da dietro, vedete, una catenella, seconda, una catenella, terza maglia alta, una catenella, carico il filo, quarta maglia alta, una catenella, quinta maglia alta, una catenella, sesta maglia alta in rilievo dietro, una catenella, settima, una catenella, ottava, una catenella e nona. La rifacciamo che mi è entrato dentro un filetto, ecco qua. Una catenella di separazione, siamo alla fine, vedete, dell'altro lato, di nuovo entro nel punto puff nell'archetto e faccio la solita lavorazione, quindi 1, 2, 3, chiudo tutto, vedete, chiudo le asole, chiudo le 2 catenelle, una catenella di separazione, secondo punto puff, 1, 2, 3, chiudo le asole, chiudo le 2 catenelle. Ora giro il lavoro e andrò a fare di nuovo il punto, la stessa lavorazione
vedete qua di qui tra i due punti puff. Ecco, vedete, ho girato, ho già fatto i miei punti puff. Adesso iniziamo di nuovo col primo giro del motivo e faremo subito dopo, vedete, il punto puff, 2 catenelle invece di una che abbiamo fatto negli altri giri, ne facciamo 2 dove qui si svilupperà un nuovo motivo. Carico, scusate che prendo bene il filo, carico il filo, qui abbiamo le nostre 9 maglie alte in rilievo, ora siamo, vedete, l'abbiamo sul davanti, andiamo a fare sulla prima che incontriamo delle 9 una maglia alta in rilievo davanti, 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, carico il filo, salto una maglia, vado sulla seguente e faccio la maglia alta in rilievo, 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, carico il filo, salto una maglia, vado sulla seguente e faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione, 2 e 3, carico il filo, salto una maglia di base, una maglia alta, vado nella seguente, faccio una maglia alta in rilievo davanti, 3 catenelle di separazione, 2 3, carico il filo, salto una maglia, siamo sulla nona e lavoro l'ultima in rilievo sulla maglia in rilievo. Ecco. Siamo sul centro, vedete, faccio la mia no, qui facciamo 2 catenelle in questo giro vicino al punto puff, prima e dopo va fatto 2 catenelle perché su queste 2 catenelle si andrà a sviluppare un nuovo motivo per aumentare lo scialle, il volume dello scialle. Quindi carico il filo, entro e faccio ancora la mia stessa lavorazione dei 2 punti puff sui 2 punti puff nell'archetto del giro sottostante. Quindi una catenella, secondo punto puff, 1 2 e 3. Ora torniamo indietro, siamo sul centro, torniamo indietro, 2 catenelle dove si svilupperà poi il punto puff nel giro seguente, scusate il motivo, carico il filo, vado a fare la stessa lavorazione, quindi vado, vedete, sulla prima maglia alta, la prendo in rilievo delle 9, la prima delle 9, faccio la maglia alta, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto una maglia, vado nella seguente, faccio una maglia alta in rilievo, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto la maglia seguente, vado nella prossima e faccio una maglia alta in rilievo davanti, 3 catenelle di separazione, 2 3, carico il filo, salto una maglia, vado nella seguente, faccio una maglia alta in rilievo davanti, 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, carico il filo, salto una maglia, vado nell'ultima, nella nona, e faccio la mia maglia alta in rilievo davanti, 2 catenelle dove si svilupperà un altro motivo, carico il filo e di nuovo faccio la lavorazione nel finale, quindi 2 punti puff divisi da una catenella, 1 1 2 3. Ecco, volevo farvi vedere che gli archi che si sono formati, vedete, sono il primo vicino al punto puff dove si sviluppa di 2 catenelle dove si svilupperà un motivo nuovo, 1 2 3 4 archetti centrali di 3 catenelle,
di nuovo le 2 catenelle a destra e le 2 catenelle a sinistra del punto puff centrale, questo è il centro, i 4 archetti di 3 catenelle sul motivo precedente, 2 catenelle dove si svilupperà un altro punto, un altro motivo nuovo, e di nuovo la finitura, come abbiamo sempre, vedete, fatto. Giriamo il nostro lavoro, proseguiamo. Ecco, ho iniziato il mio giro nuovo lavorando sempre, vedete, la stessa cosa di inizio e di fine, i 2 punti puff nei punti puff, nell'archetto dei punti puff precedenti, e questo sarà fino alla fine, così all'inizio e alla fine, vedete, del giro. Allora iniziamo il motivo nuovo, facciamo una catenella di separazione nelle 2 catenelle del giro precedente, vedete, subito dopo il punto puff sottostante, proprio il primo arco, andremo a sviluppare il motivo seguente. Quindi entriamo e facciamo le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, che sono, vedete, le 5 maglie alte che abbiamo fatto qui dove si svilupperanno i motivi. Una catenella di separazione, entro nell'arco seguente e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2 e 3, vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2, 3, entro nell'arco seguente e faccio una maglia bassa per un totale di 3 archetti di 3 catenelle, una catenella, sono nell'arco ultimo vicino al punto puff centrale, era quello di 2 catenelle, sviluppo il mio motivo, il mio nuovo motivo, quindi in questo arco devo fare 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Sono sul punto puff centrale, quindi faccio una catenella di separazione, carico il filo e faccio la mia stessa lavorazione centrale, quindi i 2 punti puff divisi da una catenella nell'archetto dei 2 punti puff del giro sottostante, 1, una catenella, 1, 2 e 3. Ora torniamo indietro col lavoro nell'altra parte. Guardate che comincia a essere veramente bello, eh? Allora, una catenella di separazione, torniamo indietro. Vedete, carico il filo nel primo archetto di 2 catenelle vicino, subito immediatamente dopo il punto puff, andiamo a fare il motivo nuovo, quindi le 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5, una catenella di separazione, vado nell'arco seguente, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2, 3, vado nell'arco seguente, faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle di separazione, vado nell'arco seguente, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle di separazione, vado nell'arco seguente, faccio una maglia bassa per un totale di 3 archetti di 3 catenelle, una catenella di separazione, siamo vedete, nelle 2 catenelle del giro precedente vicino al punto puff ultimo, andiamo a fare il motivo, quindi 5 maglie alte all'interno dell'arco di 2 catenelle, 2, 3, 4
e 5. Siamo sul punto puff finale, una catenella di separazione, di nuovo la nostra lavorazione finale, quindi i 2 punti puff divisi da una catenella nell'archetto del punto puff sottostante. 1, 2, 3. Giriamo il lavoro. Ecco, vedete, io ho fatto sempre nel ritorno, iniziando il giro, la mia stessa lavorazione, vedete, dei punti puff. Facciamo una catenella di separazione e riprendiamo. Ora abbiamo dei nuovi motivi e andiamo a rifare la lavorazione che abbiamo fatto, vedete il rilievo qua del primo motivo realizzato. Quindi carico il filo su queste 5 maglie alte del giro precedente, andiamo a fare le nostre maglie in rilievo e ne andremo a fare 2 maglie alte in rilievo sulla prima, 1 e 2, 2 maglie alte in rilievo sulla seconda, 1 e 2, una maglia in rilievo sulla terza, una sulla terza, 2 maglie in rilievo sulla quarta, una e 2, 2 maglie in rilievo sulla quinta, una e 2, una catenella di separazione. Qui c'è, vedete, un piccolo archettino, questo non va lavorato, va sorpassato, si va qui nel primo di 3 catenelle del giro precedente, si fa la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa, 1 2 3 catenelle, vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa per un totale di 2 archetti. Quindi nel giro precedente erano 3, andiamo a diminuire a 2, una catenella di separazione, salto quel piccolo archetto qua, carico il filo, vado a lavorare ancora sulle 5 maglie alte, lavorando le maglie in rilievo, quindi 2 maglie alte in rilievo sulla prima, 2 maglie in rilievo sulla seconda, 1 e 2, 1 maglia in rilievo sulla terza, 1, 2 maglie in rilievo sulla quarta, 1 e 2, 2 maglie in rilievo sulla quinta, 1 e 2, una catenella di separazione, siamo sul punto puff centrale, andiamo a fare la stessa lavorazione, quindi 2 punti puff più divisi da una catenella nell'archetto di punti puff sottostante. Ora torniamo indietro con la stessa lavorazione e ci vediamo alla fine del giro. Ecco, ho lavorato anche l'altra parte dello scialle, che va sempre lavorato. Una volta che si arriva al centro va ripetuta la parte di destra sulla parte di sinistra. Avete fatto il motivo subito dopo il punto puff centrale, un nuovo motivo, e poi ho fatto l'altro nuovo motivo vicino all'altro punto puff, quindi gli aumenti vanno sempre fatti vicino al punto puff. Poi beh, andando avanti ce ne saranno anche in centro, però sempre vicino ai punti puff vanno fatti i nuovi motivi. Vedete,
giriamo il nostro lavoro e proseguiamo. Giriamo, facciamo sempre il nostro punto puff all'interno dell'archetto. Ora una maglia bassa, 2 catenelle e partiamo col punto puff. Primo punto puff all'interno dell'arco sottostante, 2, 3, la catenella di separazione, secondo punto puff, 1, 2 e 3, una catenella di separazione. Abbiamo le 9 maglie alte in rilievo, proseguiamo, vedete che stiamo già ripetendo perché adesso andiamo a fare le 9 maglie alte divise dalla catenella in rilievo dietro. Quindi carico il filo e vado a fare le mie 9 maglie alte divise da una catenella, 1, 2, una con la catenella, mi raccomando, 3, una catenella, 4, catenella, 5, la catenella, 6, la catenella, 7, la catenella, 8 e la catenella e 9. Ecco, una catenella di separazione. Saltiamo questo archetto, andiamo nel primo di 3 catenelle seguente e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco seguente, una catenella di separazione, saltiamo questo archetto piccolo e andiamo a lavorare ancora come abbiamo lavorato su questo motivo. Vedete che questi archetti di 3 catenelle siamo partiti con 3, siamo andati a 2 e ridotti a 1. Ora vado a lavorare su questo nuovo motivo, le 9 maglie alte divise da una catenella. Ecco, abbiamo lavorato le 9 maglie alte divise da una catenella, siamo sul centro dello scialle, facciamo una catenella e lavoriamo il solito punto puff centrale, quindi 3 gettati, il primo punto puff, la catenella, il secondo punto puff nella lavorazione del giro precedente, una catenella di separazione e ricominciamo adesso a lavorare nella parte opposta, torniamo indietro come abbiamo lavorato qui. Ecco, ho lavorato la parte opposta, vedete, ho finito col mio punto puff solito, ho girato il mio lavoro, ho rifatto il punto puff, guardate che sono ingarbugliata, ho rifatto il punto puff d'inizio e ragazze siamo già alla ripetizione, praticamente vedete che è solo di 4 giri questo scialte ed è veramente stupendo. Ora adesso vi faccio rivedere un attimino a ripartire, perché vi faccio vedere che vanno distribuiti i motivi anche adesso. Vedete qua, allora siamo partiti con solo un motivo tra i punti puff, vedete, questo è il primo motivo, punto puff, motivo, punto puff centrale, motivo, punto puff laterale, ok. Poi abbiamo proseguito e abbiamo sviluppato 2 invece di 1, abbiamo sviluppato 2, quindi punto puff di inizio, secondo motivo, scusate, primo motivo, secondo motivo, punto puff centrale, primo motivo, secondo motivo, punto puff finale. Ora andremo a svilupparne 3, quindi man mano che andiamo avanti con lo scialle si andranno a sviluppare più motivi. Beh, il meccanismo, il procedimento è sempre uguale. Allora adesso cosa facciamo? Siamo vicino al punto puff, dobbiamo sviluppare un nuovo motivo, quindi facciamo le 2 catenelle che avevamo fatto prima, di solito è una catenella,
e andiamo, carichiamo il filo, vedete, sulla prima maglia alta del ventaglio e andiamo a farla in rilievo davanti, che stiamo già ripetendo, facciamo la catenella scusate, le 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto una maglia, vado nella seguente e faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione, carico il filo, io parlo di maglia alta ma vedete che la sto facendo in rilievo, salto una maglia, vado nella prossima maglia alta in rilievo davanti, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia alta in rilievo, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, siamo sull'ultima, sulla nona, e andiamo a fare la maglia alta in rilievo presa davanti. Da qui cosa facciamo? Andiamo a fare un altro motivo nuovo, quindi facciamo le 2 catenelle, sapete che i motivi nuovi si sviluppano su 2 catenelle, salto tutti questi archetti, vedi, uno piccolo, uno di 3 catenelle, un altro piccolo, carico il filo, vado direttamente sull'altro motivo, quindi questo è l'altro motivo, vado sulla prima maglia delle 9 e faccio la mia maglia alta in rilievo davanti, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto una maglia, vado sulla seguente, maglia alta in rilievo davanti, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto una maglia, vado nella prossima maglia alta in rilievo davanti, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima maglia, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, nella nona, nell'ultima, vado a fare la maglia alta in rilievo davanti. Quindi adesso siamo nel giro di sviluppare le 2 catenelle per il nuovo motivo, siamo vicino al centro, siamo sul centro, vi ho detto che quando c'è il giro per calcolare un nuovo motivo vicino al centro va fatto il motivo a destra e a sinistra del punto puff, quindi 2 catenelle per sviluppare il motivo e entro, carico il filo, vado nel punto puff e faccio le solite cose, 2 e 3, vedrete che è veramente semplice, una catenella, secondo punto puff centrale, 1 2 3 sviluppato nel punto puff, nell'archetto del punto puff sottostante, e andiamo a fare un altro motivo nuovo che nasce vicino alla parte opposta, quindi 1 destra, 2 catenelle di separazione dove si svilupperà un nuovo motivo e vedete 2 destra e 2 sinistra del punto puff, carico il filo e salto questo arco, vado sulla prima maglia alta del ventaglio sottostante e comincio ancora la lavorazione nel senso inverso, quindi una maglia alta, 3 catenelle, salto una maglia di base, nella prossima carico il filo, faccio una maglia alta in rilievo davanti e così via, e lavoro la stessa cosa fino nella parte opposta fino ad arrivare qui al punto puff, faccio il punto puff, giro il lavoro, rifaccio il punto puff e sempre così si prosegue. Quindi una volta che siamo a questo giro andremo a fare un motivo vicino dove ci sono le 2 catenelle, quindi un motivo qua vicino al punto puff, un nuovo motivo che nasce lo faremo qua, vedete, tra i 2 motivi sottostanti andremo a fare un motivo qua, un motivo vicino al punto puff nuovo, un nuovo motivo dalla parte opposta del punto puff dove ci sono le 2 catenelle, un motivo e andremo a fare sul centro anche nella parte opposta e un motivo vicino al punto puff, un altro motivo che nasce dalla parte opposta, quindi come abbiamo fatto, vedete qui, perché anche qui abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo fatto nascere su 2 catenelle un nuovo motivo vicino ai punti puff. Bene, io penso di avervi spiegato bene il procedimento e manca solamente ora di
finire di fare questa lavorazione che è veramente meravigliosa. Guardate che bella. Poi con questo lurex andremo a fare, allora, dove si fa l'ultimo giro, che è quello, vedete, di finitura. Lo andiamo a fare, vedete, una volta che abbiamo iniziato le 5 maglie alte di nuovi motivi. Quindi sarebbe il secondo giro di una nuova ripetizione. E praticamente a questo livello, vedete qua c'è il motivo, proprio sulle 5, dovete fermarvi alle 5 maglie, nel giro delle 5 maglie alte, sulle 2 catenelle, nuovo motivo. Quindi arrivati alla vostra larghezza desiderata dello scialle, dopo aver ripetuto i motivi che volete, in base anche al filato che avete, alle vostre preferenze, vi fermerete, vedete, sul giro delle 5 maglie, del nuovo motivo, diciamo, che nasce, quindi sulle 5 maglie alte di un nuovo motivo. Quindi adesso andremo a sviluppare insieme il bordo. Ecco, adesso vi faccio vedere sviluppare la bordura. Vedete, vedete che sono su il giro delle 5, ho finito con le 5 maglie alte del nuovo motivo, vedete. Entro nel mio punto puff, faccio la maglia bassa, le 2 catenelle e faccio un punto puff all'interno dell'arco normale, quindi 1, 2 e 3. Chiudiamo. E ora andiamo a fare un bel pippiolino, quindi facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nella seconda contando dalla prima e chiudo con la maglia bassa. Una catenella di separazione, secondo punto puff nell'arco. Quindi 1, 2 e 3. Chiudo. Una catenella di separazione. Ora andiamo a lavorare dei punti puff su ogni di queste 5 maglie alte, quindi carico il filo, entro nella prima maglia alta delle 5 e faccio il mio punto puff. 1, 2, 3, chiudo e vado a fare un pippiolino ancora faccio 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo nella seconda, contando dalla prima, con la maglia bassa, una catenella di separazione. Secondo punto puff sulla seconda maglia alta delle 5, quindi carico, entro nella seconda e faccio il mio punto puff. 1, 2 e 3. Chiudo. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, chiudo nella seconda contando dalla prima con la maglia bassa, una catenella di separazione. Oddio, il filetto, ecco qui. Allora, terzo punto puff nella terza maglia alta delle 5, carico il filo, entro nella maglia alta, faccio il punto puff. 1, 2, 3, chiudo. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con la maglia bassa, una catenella. Quarto punto puff sulla quarta maglia alta delle 5, entro nella quarta e faccio il punto puff. 1, 2 e 3, chiudo normalmente il punto puff. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con la maglia bassa, una catenella. Quinto punto puff sulla quinta maglia alta. Quindi 1, 2 e 3. Una catenella di separazione.
vedete qua, salto questo archetto piccolissimo, vado nella prima di 3 catenelle, nel quello seguente faccio una maglia bassa, 7 catenelle, quindi tra un motivo e l'altro dove ci sono questi 3 archetti facciamo il pipiolino ma con 7 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entro sempre nella seconda, contando dalla prima, e chiudo con la maglia bassa, 2 catenelle di separazione, vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa, di nuovo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con la maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, vado nell'arco seguente, una maglia bassa, una catenella di separazione, siamo sulle 5 maglie alte, rifacciamo la lavorazione che ho appena fatto nel motivo precedente, quindi iniziando con un punto puff sulla prima maglia alta. Ecco, vedete, ho fatto la stessa lavorazione che ho fatto sull'altro motivo, vedete. Quando arriviamo vicino al punto puff centrale dello scialle, facciamo una catenella, carico il filo, entro, vedete, nell'archetto, faccio il mio solito punto puff, 2, 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con la maglia bassa, una catenella, carico il filo, secondo punto puff, quindi 1, vediamo un po' di filo, 2, 3 e chiudo, una catenella di separazione, sono sull'altro motivo a sinistra, faccio la stessa lavorazione che ho fatto sul motivo, quindi su ogni motivo che nasceva di 5 maglie alte vado a fare tutto questo questi bei petali, lo stesso motivo, e quindi torno praticamente indietro dallo scialle lavorando tutta questa lavorazione che vi ho appena spiegato fino ad arrivare all'ultimo punto puff. Quindi facciamo il primo, vedete, carico il filo, entro nella prima maglia alta delle 5, vado al punto puff, 2, 3 e così via fino alla fine del giro. Vedete il mio pippiolino, 2, 3, 4, 5, chiudo, maglia, una catenella e così via fino alla fine del giro. Ecco, ho finito la parte opposta lavorando, mi raccomando, i pippiolini sul fiore sono di 5 catenelle, mentre qua tra un fiore e l'altro sono 2 di 7 catenelle. Allora adesso sono alla fine, vedete, del giro, ho lavorato, vedete, il mio fiore, faccio la catenella, sono sull'ultimo punto puff finale, quindi entro nell'arco, faccio il punto puff, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, chiudo il mio pippiolino nella seconda contando dalla prima con la maglia bassa, una catenella, secondo ed ultimo, e l'ultimo proprio punto puff, e poi il nostro scialle è finito ed è una meraviglia. Dopo naturalmente andrete a nascondere le vostre codine, tagliate i fili ed è una meraviglia veramente. Vedete qua, quindi anche fatto, vedete, a double face, è bello anche di qua. Quindi a questo punto il vostro scialle è terminato. Spero di essere stata chiara. Eventualmente, se non sono stata chiara, fatemi sapere nei commenti, fatemi sapere se vi è piaciuto questo scialle, questa tipologia, potremmo farne anche altri.
e vi ringrazio di avermi seguito fino alla fine. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi che cresciamo col canale e andiamo avanti con i progetti. Cliccate su tutte, sulla campanella, per avere la notifica dei miei nuovi lavori pubblicati. Io vi ringrazio tanto, vi abbraccio, ciao ragazzi, alla prossima. Mamma.